Bentornati sul mio canale, oggi parliamo di acquisto prima casa, IMU e varie agevolazioni. Quando acquisti la tua prima casa, nel momento della compravendita, ecco, dal notaio, lui ti dirà che per non perdere le agevolazioni hai tempo 18 mesi per spostare la tua residenza nella casa che hai appena acquistato, ma molte volte invece i notai non dicono che hai tempo 14 giorni invece per non pagare l'IMU. Facciamo esempio. Tu vivi in affitto, che sia casa tua, che sia in affitto, quel che è, e hai comprato casa nel palazzo di fronte, ok? Finché tu non prendi la residenza, anche se è la tua prima casa, perché dove stai adesso sei in affitto, quella ti risulterà seconda casa. Quindi se entro 14 giorni tu non sposti la tua residenza, di conseguenza pagherai l'IMU, perché l'IMU va per mesi, non per giorni. Quindi fino al 14° giorno non vai a pagare l'IMU. Dal 15° giorno, questo ovviamente per il primo mese, dal 15° giorno tu paghi tutto il mese. Quindi compri casa per dire il 1° luglio, sposti la residenza il 30 luglio o anche, che ne so, il 3 di agosto, ok? Tu tutto luglio lo paghi perché hai superato il 15° giorno. Agosto no, perché non sei ancora arrivata al 14° giorno, ok? Hai preso la residenza entro il 14° giorno. Se invece avessi preso residenza il 30 di agosto, pagavi i 2 mesi interi. Anche se c'è ancora un altro giorno per finire agosto, lo paghi ormai intero perché hai superato il 15° giorno. Poi ci sono diverse agevolazioni. C'è l'agevolazione under 36, dove hai un tasso agevolato, dove non paghi le imposte di registro. Poi ci sono anche diverse agevolazioni per gli under 36. E poi ci sono le agevolazioni acquisto mutuo green, quindi quelle case che hanno una classe energetica alta, quindi là non pagano le imposte di registro. Queste per poco sono le agevolazioni che ci sono al momento. Un'altra cosa invece che riguarda l'IMU, se tu compri una casa, metti che è una 2, il tuo immobile, che ha però 2 C2, che sarebbero 2 cantine, perché il C2 è la cantina, il C6 è il garage e poi vabbè c'è anche il C7, che è più un capannone comunque. Se tu compri un immobile, una 2, un appartamentino o quel che è, con 2C2, con 2 cantine, in una delle 2 cantine vai a pagare l'IMU, perché per legge puoi avere un C2, un C6 e un C7. Sul secondo vai a pagare l'IMU. Puoi scegliere qual è la tua pertinenza e su quale invece pagare l'IMU. Per dire, hai 2 cantine, una più grande dell'altra, quindi una magari una rendita di 50 e l'altra di 30. Puoi rendere questa la tua pertinenza, che ha una rendita più grande, quindi anche più grande l'immobile, scusate, in questo caso la cantina, e quindi se vai a pagare l'IMU qui vai a pagare di più. Fossero anche 10 euro ogni 6 mesi, ma vai a pagare di più. Quindi puoi scegliere come pertinenza quella con la rendita più piccola, non cambia nulla, però in questo modo vai a pagare molto meno sull'IMU, scegliendo questa come pertinenza e questa per l'IMU. Vi ricordo che l'IMU si paga 2 volte l'anno e tendenzialmente la scadenza è il 16 giugno e il 16 dicembre. Si può scegliere di pagarlo in un'unica soluzione, che è il 16 di dicembre, o perlomeno puoi pagarlo anche in un'unica soluzione il 16 di giugno, però ad ottobre molte volte cambiano le aliquote, quindi potete tranquillamente pagarlo il 16 dicembre in un'unica soluzione. Su una cantina dove magari paghi 30 euro a giugno e 30 euro a dicembre, puoi pagarlo in un'unica soluzione a dicembre e paghi 60 euro in un'unica soluzione. Sull'F24 non ci sono imposte perché non è un pago PA, è un F24 e quindi non vai a pagare commissioni, ecco scusate, ma soltanto l'imposta in sé, che è l'IMU. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like, se volete anche
un video più nel dettaglio su tutte le agevolazioni di quest'anno, tutte quelle nuove, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!